Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi parleremo di un problema che potrebbe capitare ad ognuno di noi dopo aver comprato una chitarra o un basso non proprio top di gamma. Iniziamo a suonarlo e dopo pochi minuti ci ritroviamo con qualcosa che ci disturba. Non è il suono, non è l'action, è proprio il feeling sotto la mano. Quella sensazione ruvida, quasi tagliente, quando il palmo scorre lungo i bordi della tastiera, dovuta al fatto che le estremità dei tasti non sono state rifinite correttamente. La cosa più frustrante è che questi strumenti, a livello progettuale, sono anche molto validi, condividendo tantissimo dei modelli più costosi. Stessa base, stessa ingegneria progettuale, ma poi si risparmia sul tempo e quindi sulle rifiniture per mantenere bassi i costi. Il problema nasce nella zona di taglio dei tasti, sul bordo della tastiera. In quella che dovrebbe essere una superficie perfettamente liscia, spesso si trovano bave, micro trucioli, residui di lavorazione, cose praticamente invisibili ma perfettamente percepibili sotto il palmo della mano. La notizia è che con soli 15 minuti di lavoro fatti bene possiamo risolvere completamente il problema e continuare ad usare con soddisfazione uno strumento che altrimenti resterebbe inusato nella rastrelliera o restituito al venditore. Oltretutto non saranno necessari nemmeno attrezzature professionali. Partiamo dal primo step, cioè individuare esattamente dove intervenire. E qui gli occhi non possono esserci d'aiuto, perché le imperfezioni sono talmente piccole da poter essere individuate solo con il tatto. Ed allora agiremo così. Prendendo un panno che faremo scorrere più volte lungo il bordo della tastiera, quasi avvolgendola. In pochi secondi i pelucchi del panno resteranno impigliati nei punti critici e lì avremo creato la mappa del problema. A questo punto ci serviranno solo 3 cose. Una maschera per tasti, quelle a lamelle inox per capirci con scanalatura centrale, una spazzola per sgrossatura assolutamente in ottone e non d'acciaio per evitare di aggredire con troppa forza i tasti ed una spazzola in fibra per lucidatura. Entrambe le spazzole sarebbe meglio se fossero montate su un tensile rotante ad alta velocità, tipo Dremel o simili. Non occorrerà spendere cifre folli per questo lavoro, andrà benissimo anche un modello economico da poche decine di euro. Passiamo ora all'intervento vero e proprio. Per prima cosa, con la maschera per i tasti, andremo a rompere le bave presenti facendo scorrere la lamella sugli spigoli dei tasti, cercando di intercettare e staccare i residui. La lamella ci aiuterà a mantenere l'angolo corretto e soprattutto a non fare danni al legno. Una volta ripuliti tutti gli spigoli, passeremo alla rifinitura. E qui entrerà in gioco la spazzola in ottone per sgrossare. Ma attenzione, la maschera resta fondamentale, perché anche una spazzola non aggressiva come questa può intaccare il legno della tastiera e questo non è certamente il nostro scopo. Lavoreremo quindi sempre con la tastiera protetta dalla maschera per i tasti. Faremo una prima passata leggera per sgrossare.
e poi una seconda con la spazzola in fibra impregnata di pasta abrasiva, allo scopo di lucidare il tasto a specchio. Il risultato? Tasti lisci, lucidi e completamente impercettibili al tocco, con finalmente una sensazione di suonabilità completamente diversa. In realtà esistono tantissimi metodi per lucidare i tasti, praticamente ognuno ha il proprio, ma questo ha un vantaggio chiaro. È veloce, è sicuro e non è aggressivo né sui tasti né sul legno della tastiera, che nella catena della lavorazione è l'elemento più delicato. Detto questo, se pensi che il video sia stato utile, perché non lasciare un like ed iscriversi al canale per restare aggiornati? In ogni caso, grazie e arrivederci al prossimo video. Ciao!